Oggi parliamo di un gioco di schermaglie che potremmo definire come il figlio tra un wargame e il gioco da tavolo Zombicide. Sto parlando di Mutant Slayers, un gioco indipendente ad ambientazione post-apocalittica scritto da Antonio Camassa, che ringrazio perché me ne ha regalato una copia, assieme anche a tutti i segnalini e alle sagome per giocarlo. Quindi vi avviso subito che questo è un video sponsorizzato. Metto in sovrimpressione la scritta adatta e se alla fine del video pensate che il gioco possa piacervi, vi invito a considerarne l'acquisto. Il regolamento è disponibile in versione cartacea e digitale, in italiano e in inglese su Amazon e Wargame Vault, a un prezzo decisamente accessibile. Come al solito trovate tutti i link in descrizione. Ma di cosa parla? Mutant Slayers è ambientato in un futuro prossimo dove il nostro mondo è stato devastato da un terribile cataclisma. I terremoti hanno spaccato la crosta terrestre in diversi punti, lasciando fuoriuscire un misterioso gas colore verde acceso che, se anni di storie di Batman contro il Joker ci hanno insegnato qualcosa, non promette nulla di buono. Infatti questo gas ha reso in breve tempo l'aria irrespirabile in tutta l'atmosfera e mentre qualcuno ha trovato rifugio da qualche parte, la maggior parte delle persone e degli esseri viventi in generale hanno inalato questi vapori tossici e si sono trasformati in orrendi mutanti. Col tempo la situazione si è stabilizzata e il gas si è disperso, ma ormai i mutanti infestano la maggior parte del pianeta, nascosti tra le rovine e pronti ad aggredire ignari passanti. Intanto i sopravvissuti si sono organizzati in fazioni, ovviamente in contrasto tra loro, soprattutto da quando gli scienziati hanno scoperto che il gas, chiamato gas mutante, non solo fa da vettore e trasporta in giro il virus che ti trasforma in una creatura orribile, ma può essere anche utilizzato come fonte di energia. E questo è diventato una risorsa preziosissima, praticamente l'unica moneta di scambio in questo scenario post-apocalittico. Ogni fazione ha quindi organizzato delle squadre da mandare all'esterno per dare la caccia ai mutanti e recuperare dai loro corpi delle spore vischiose che contengono il gas mutante. Sono specialisti che prendono il nome di Mutant Slayers. Questi ovviamente sono i protagonisti del gioco. Noi infatti andremo a controllare una squadra di Mutant Slayers appartenenti a una delle 4 fazioni disponibili, ognuna con la sua abilità specifica. Vediamole brevemente, a cominciare dai bruti, che si intuisce facilmente dal nome, sono caratterizzati da una grande forza fisica che allenano costantemente, proprio perché hanno capito che nelle terre devastate dal cataclisma vige la legge del più forte. La loro abilità di fazione è quella di poter dare uno spintone ai modelli con cui sono in mischia. È una cosa semplice ma utile, soprattutto per liberarsi di un avversario scomodo e lanciarlo in bocca a qualche mutante. Passando dalla forza bruta all'intelligenza, ci sono poi gli ingegneri, cioè coloro che non solo conservano le conoscenze scientifiche e tecnologiche pre-cataclisma, ma si adoperano anche per svilupparne di nuove, con cui prevalere sulle altre fazioni e ovviamente sui mutanti. In gioco la loro abilità unica è quella di piazzare trappole sul terreno e poi farle esplodere al momento giusto. Sempre sui toni scientifici, ma di un altro tipo, ci sono poi gli addestratori, che invece di sterminare a vista i mutanti, si sono preoccupati di catturarne alcuni esemplari per studiarli. Il risultato è stato uno strumento che funziona proprio come un fischietto a ultrasuoni per i cani, solo che attira bestie ben più pericolose, con le quali non puoi fare percorsi di agility. La loro abilità di fazione consiste proprio nel poter utilizzare questo strumento, cosa che gli conferisce un certo controllo sugli spostamenti dei mutanti in gioco, ma ovviamente entro certi limiti. Infine, la mia fazione preferita, gli adulatori, cioè coloro che invece di odiare i mutanti li venerano e desiderano acquisirne le capacità sovrumane. Ma come si può fare? Raffinando il gas in una sostanza diversa che possono utilizzare per potenziarsi. Questa è proprio la loro abilità specifica, ma come credo abbiate già capito, se da un lato questa abilità gli fa fare delle azioni extra in gioco, dall'altro rischia di ripercuotersi molto pesantemente sul post partita, perché magari ti spunta fuori un tentacolo, un braccio extra o semplicemente muori. E queste erano tutte le fazioni che è possibile giocare in Mutant Slayers. Ovviamente, come spesso succede in giochi di questo tipo, la descrizione fornita dall'autore è volutamente minima, così da lasciare al giocatore più libertà possibile per personalizzare la propria banda, sia a livello di background che modellistico. Passando al lato più tecnico, infatti, vi dico subito che il gioco è agnostico, cioè si può giocare con le miniature che volete. Come scala, invece, il regolamento consiglia quelle più comuni, 28 o 32 mm, senza però mettere limitazioni. Considerando questo formato, il campo da gioco suggerito è un quadrato di 2 piedi per 2, per dare un'idea circa un quarto rispetto a quelli di Mordheim o Trench Crusade, e leggermente più piccolo rispetto a quello di Kill Team, però adatto, visto che in Mutant Slayers le bande sono a numero fisso. 5 modelli suddivisi tra un leader e 4 gregari, tutti personalizzabili con un buon numero di opzioni, tra armi, equipaggiamento, abilità e statistiche. Queste ultime sono 5 e tutte piuttosto intuitive. Combattimento corpo a corpo a distanza, che si spiegano da sole, difesa, cioè quanto il modello è bravo a incassare i colpi, coraggio, per mantenere i nervi saldi quando si ha un mutante a tanto così dalla faccia, e ovviamente i punti vita. Il valore può andare da 1 a 9, questo perché il sistema di gioco usa i dadi a 10 facce. Per fare una prova semplicemente se ne tira uno o in certi casi
casi anche di più. E per ogni risultato pari o inferiore al punteggio della relativa statistica si conta un successo, altrimenti cippa. In più, fare 1 sul dado corrisponde a un successo critico, che fa più male e, se parliamo di un attacco, può essere annullato solo da un critico sul tiro difesa, mentre un risultato di 10 ovviamente è sempre un fallimento. Generalmente una partita di Mutant Slayers dura 5 turni e ogni turno di gioco si articola in 3 differenti fasi: quella di iniziativa, dove si spareggia per vedere chi inizia ed eventualmente si rimuovono segnalini dal tavolo da gioco. Segue poi la fase di azione, dove tutti i giocatori attivano i propri modelli uno alla volta, alternandosi fino a quando non hanno agito tutti. Il modello che si attiva può compiere fino a 2 azioni tra quelle disponibili, senza però poterne mai fare 2 uguali. Infine c'è la fase dei mutanti, che secondo me è il vero cuore del gioco, perché è quella dove succedono i casini. Il bello di Mutant Slayers, infatti, è che i mutanti sul campo agiscono contro i giocatori e hanno un ruolo centrale, sia come minaccia, perché ti vengono a cercare per picchiarti, sia come bersaglio, perché il principale scopo del gioco è recuperare dai loro corpi le spore, che vengono rappresentate con degli appositi segnalini. Questo ovviamente dopo averli abbattuti. Ma anche se ci riesci, non è che puoi stare lì tranquillo, perché più mutanti fai fuori e più salirà il livello di pericolo dello scenario, e quindi ne arriveranno di nuovi dai bordi del tavolo, oltretutto sempre più pericolosi e incavolati. Ce ne sono di 3 categorie: gamma, il modello base; beta, quelli più tosti, con tentacoli e altre brutte sorprese; e alfa, quelli davvero pericolosi e terrificanti, che sarebbe meglio non incontrare mai. Anche qui la descrizione è volutamente vaga per permettere ai giocatori di personalizzare i mutanti come preferiscono, sia come modelli che come background, magari scegliendoli in tema con lo scenario che stanno giocando. Comunque il manuale propone un po' di varianti con statistiche e abilità diverse, cose tipo scalare gli elementi scenici, fondare le porte o spruzzare getti di gas. E questo ovviamente era un riassunto molto stringato delle regole base, per darvi un'idea del gioco. Poi per i dettagli ovviamente vi rimando al regolamento stesso. Aggiungo solo che Mutant Slayers può essere giocato in diverse modalità: quella normale, che sarebbe 2 giocatori più i mutanti, ma il manuale descrive anche come allestire partite fino a 4 giocatori, volendo anche cooperative, a squadre, oppure in solitario, facendo scontrare la propria banda contro i mutanti. Praticamente un safari post-apocalittico. Il gioco però dà il suo meglio, secondo me, in modalità campagna, come tutti quelli di questo genere, perché la possibilità di far crescere i propri personaggi tra una partita e l'altra, secondo me è una di quelle cose che aggiunge una scintilla vitale alla banda e quindi a tutto il gioco. E in questo caso il sistema piacerà molto ai giocatori più buildoni, perché i punti fama, di fatto l'esperienza accumulata dal modello, possono essere spesi liberamente per far crescere le statistiche o comprare abilità. Conclusione: a me Mutant Slayers è piaciuto. Per essere un prodotto indipendente, autopubblicato dall'autore per dare corpo alla sua idea di wargame, fa decisamente quello che si propone, cioè offrire una piacevole esperienza di gioco. E nelle partite che ho fatto, vedere i mutanti che vengono a rompere le scatole e si mischiano nello scontro con gli avversari è stato proprio un tocco che ho apprezzato particolarmente. È una cosa un po' diversa dal solito, che ha creato delle situazioni che mi hanno divertita. E questo direi che è tutto. Spero di essere riuscita a stuzzicare la vostra curiosità e ringrazio ancora Antonio per avermi regalato una copia di Mutant Slayers. E poi ovviamente ringrazio anche voi per avermi seguita fino a qui e vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. Se siete ancora più curiosi venitemi a cercare su Facebook, Instagram, TikTok o sul mio blog milanorespace.it. Come sempre vi lascio tutti i link in descrizione. Se poi vi piace quello che faccio e volete darmi un supporto in più, potete abbonarvi al canale proprio qui su YouTube. E a tal proposito ringrazio di cuore tutti i mutanti che l'hanno già fatto.